Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Stefano e il video che state vedendo qua a fianco è uno short che ho pubblicato più o meno a inizio agosto, in cui vi facevo vedere le prime immagini della mia nuova tenda. All'interno dello short chiedevo se volevate un video approfondito su questo articolo, mi avete risposto in tanti anche su Instagram per dirmi che vi interessava avere un parere a riguardo dopo un po' di esperienza, e quindi eccoci qua, sono qua per parlarvi di questa nuova tenda che ho acquistato, con la quale ho già fatto un po' di esperienze perché ci sono già stato sulla Translagorai, su parte dell'Alta Via 1 della Valle d'Aosta e sul Kungsleden. Quindi oggi vi racconterò un po' della mia esperienza e vi racconto anche un po' ovviamente di come è fatta questa tenda, con la quale per ora mi sto trovando veramente molto bene. Dunque partiamo dai dati tecnici di questa Lunar Solo della Six Moon Design e spero di ricordarmi tutto perché come sempre con i dati tecnici mi trovo in difficoltà. Dunque si tratta di una trekking pole tent, quindi una tenda che non necessita di paleria per essere montata ma di un bastoncino da trekking, e si tratta di una tenda monoposto. Il materiale di cui è composta è poliestere rivestito di silicone e per la parte del tetto ha un poliestere di 20 denari, invece per la parte del pavimento ha un poliestere di 40 denari, ma entrambi hanno una colonna d'acqua di 3000 mm, che è stato anche uno dei fattori fra l'altro per cui ho scelto di acquistare questa tenda. Ha un peso complessivo, esclusi i picchetti e bastoncino da trekking, ovviamente di 680 grammi al momento dell'acquisto, e invece una volta che l'avrete siliconata, cosa di cui vi parlerò a breve, arriva più o meno intorno ai 700 grammi. Per quanto riguarda i volumi, la camera interna è intorno ai 2,4 metri quadri, invece il vestibolo è sugli 0,8 metri quadri. Altezza sui 124-125 cm, larghezza massima di 267 cm e profondità massima di 199 cm. Per montare la tenda sono necessari 6 picchietti più 2 addizionali che vi farò vedere successivamente a cosa servono, e al momento dell'acquisto però non vi vengono forniti. L'unica cosa che vi viene fornita insieme alla tenda è il sacchetto in cui riporla. La tenda la potete trovare sul sito dove l'ho acquistata anche io, che è Outdoorline, a 280 euro più spese di spedizione. Invece sul sito della Six Moon Design la trovate a $260, però considerate sempre che è prodotto acquistato in America, quindi necessita del pagamento delle spese doganali e ovviamente della spedizione, quindi diciamo non così conveniente come potrebbe essere acquistarla appunto su Outdoorline dove l'ho acquistata io. Tenda acquistabile nella colorazione che ho acquistato io, quindi grigio che adesso vedrete, e anche in un verdone bello scuro, diciamo un verde militare. Dunque perché ho acquistato e ho scelto questa tenda, perché ho scelto la Lunar Solo? Diciamo che ero intenzionato ad abbassare il peso del mio setup, quindi a prendere una trekking pole tent appunto. Il mio sogno sarebbe stato acquistare una tenda della Zipax, che magari qualcuno di voi già conosce, ma sono tende super costose perché sono fatte in Dyneema, quindi troppo fuori dal mio budget per poter effettuare l'acquisto, e allo stesso tempo non ho scelto una Lanshan, magari una Lanshan 1, una Lanshan 1 Pro, perché non mi andava di fare un acquisto diciamo cinese, diciamo che ho preferito virare su qualcosa di americano. Alla fine la scelta era rimasta tra la Lunar Solo e la The One di Gossamer Gear, che per fortuna qualche persona che conosco e anche qualcuno di voi che mi segue su Instagram ce l'ha già, quindi ho avuto un confronto e parlando con un ragazzo appunto mi ha consigliato di andare su una tenda con una colonna d'acqua un po' più importante rispetto a quella della Gossamer Gear The One, perché lui ce l'ha, la usa, e quando piove ogni tanto ha dei problemi all'interno della tenda a livello di acqua, e quindi ho deciso di finire sulla Lunar Solo, che appunto ha una colonna d'acqua di 3000 mm, che insomma è una colonna d'acqua abbastanza importante e che per ora effettivamente non mi ha dato alcun problema di acqua all'interno della tenda durante una pioggia. Ma passiamo ora a vedere la tenda, ora ve la monterò. Essendo una trekking pole tent non avevo mai avuto esperienza, quindi ci ho messo un pochino per trovare il settaggio giusto per il montaggio, ma comunque adesso vi faccio vedere come si monta, la mettiamo su e niente, dai, iniziamo. Apriamo la tenda a favore di camera, con la porta a favore di camera. Dunque la prima parte che va picchettata sono i due angoli diciamo posteriori della camera. L'importante è tenere la lunghezza massima dei cordoncini della parte da picchettare qua dietro, perché poi andremo a tensionarli successivamente. Dopodiché andiamo a picchettare il cordoncino della parte davanti, diciamo, delle porte, sempre tutto senza esagerare con la tensione, va lasciato tutto un po' lasso in modo da solamente fissare per poi inserire il bastoncino da trekking. A questo punto andiamo a allungare il nostro bastoncino da trekking fino appunto ai 124-125 cm e andiamo ad inserirlo nel suo alloggiamento con il puntale. Solitamente nelle trekking pole tent viene usato il manico nella parte del tetto, invece in questo caso si va a inserire il puntale in una sua apposita tasca. Andiamo così a posizionare il tutto e la tenda, come vedete, è già in tensione.
e proseguiamo con gli altri picchetti. Ok, ora che la tenda è completamente picchettata possiamo procedere ad andare a tensionare tutti i vari cordini che abbiamo intorno. Ok, ora che abbiamo completamente tensionato tutti i vari tiranti vi faccio vedere un po' meglio l'interno della tenda e tutto quello da cui è caratterizzata. Ovviamente adesso abbiamo dato la prima tensionatura, è opportuno che dopo più o meno una mezz'oretta, 3/4 d'ora che la tenda è montata venga ripetuta questa operazione, perché nel frattempo ovviamente il tessuto si rilassa e quindi tende un po' a cedere, quindi si fa un altro giretto e si tirano ulteriormente i nostri cordini. Dunque, prima di parlarvi di come è fatta internamente la tenda e di quali sono le caratteristiche, vi volevo parlare un po' della siliconatura che ho dovuto effettuare una volta acquistata la tenda, perché questa tenda quando vi arriva, se l'acquistate su Outdoorline come ho fatto io, in tutte le cuciture non è siliconata, quindi dovete acquistare un silicone particolare apposito per il poliestere della Gear Aid, che vi lascio qua in sovraimpressione e anche magari sotto in descrizione vi lascio il link dove poterlo acquistare, e appunto dovete effettuare questa operazione su tutte le cuciture della tenda. È un'operazione che in sé non richiede tantissimo tempo, perché in mezz'ora, 3/4 d'ora la potete terminare, ma richiede molto tempo per l'asciugatura, perché l'asciugatura va dalle 3 alle 6 ore, quindi è un'operazione abbastanza diciamo rognosetta. Se invece l'acquistate sul sito della Six Moon Design potete pagare questo servizio che viene effettuato direttamente dalla casa madre. Adesso non ricordo esattamente qual è il costo, comunque sì, diciamo un'operazione che se acquistate qua in Europa dovete farla. Non è il massimo della vita, nel senso che è meglio acquistare una tenda ovviamente già siliconata, però insomma non è neanche un lavoro incredibile. Io ci ho messo un po' di tempo, però ho già avuto diverse notti di pioggia, l'acqua non è mai entrata, quindi il lavoro penso di averlo fatto bene quantomeno. Prima cosa che vorrei farvi vedere è questa presa, diciamo presa d'aria, che serve appunto per aumentare il ricircolo all'interno della tenda, e devo dirvi che secondo me il suo lavoro lo fa egregiamente. Facciamo prima un giro esterno in cui vi faccio vedere innanzitutto queste toppe, che sono fra l'altro catarifrangenti, sulle quali potete andare ad agganciare un altro cordino, c'è la stessa toppa anche dalla parte opposta, per poter tensionare ulteriormente la tenda e renderla un po' più stabile nei momenti magari di forte vento. Questa qui è la parte posteriore della tenda, qua c'è l'altra toppa che vi dicevo, mentre per quanto riguarda la porta vi faccio vedere una cosa che secondo me è molto particolare. L'ho già usata un paio di volte più o meno e mi è stata molto utile. Praticamente se avete le due porte chiuse, qua ovviamente abbiamo un gancio per andare a sganciare le due porte, o una sola porta se avete aperta solo una metà, ma qua sotto c'è un sistema di nodi per cui potete andare a far scorrere verso l'alto le due porte e mantenere, diciamo, questa area per far arieggiare un po' la tenda, se non volete portarle, diciamo, verso l'alto, insomma verso la chiusura totale. È una cosa carina che, insomma, ripeto, io ho già sfruttato una volta o due ed è una feature che su altre tende non ho visto assolutamente. Possiamo andare ad aprire ovviamente una metà della tenda, arrotolarla e andarla a fissare col suo gancetto qua in alto. Anche la zanzariera stessa la possiamo andare ad agganciare con un elastico da questa parte in modo che rimanga ferma. Bene, quindi eccoci all'interno della tenda, che come vedete ha solo una zanzariera, perché essendo monotelo è composta solamente da questo lato per appunto la zanzariera, tutto il resto è soffitto, chiamiamolo così. E come potete già capire da questa inquadratura è una tenda molto spaziosa. Cosa troviamo all'interno della tenda? Allora, innanzitutto abbiamo questo cordoncino che può essere utile per appendere magari la lampada frontale o qualcosa se vogliamo asciugarlo, e su altre trekking pole tent non ho trovato questa feature. Dopodiché qua sotto abbiamo una piccola tasca, e qua è il classico lenzuolo con tutte le varie misure di sicurezza da adottare per stare appunto al sicuro all'interno della tenda. E invece qua sotto abbiamo le istruzioni che ho letto più volte appunto per imparare a montare la tenda al meglio. Abbiamo da questa parte i cordoncini gli elastici con il gancetto che avete visto per fissare le porte. Ovviamente ne abbiamo uno identico anche da questa parte. E niente, appunto, questa è un po' l'ampiezza della tenda. Io sono alto 1,75 m e andando qua sotto sono molto lontano, attenzione agli occhiali, sono molto lontano dal soffitto. Stesso discorso per i piedi, come vedete c'è un sacco di spazio.
Inoltre qua di fianco c'è veramente tantissimo spazio per poter riporre un sacco di attrezzatura. Se non vogliamo tenere magari lo zaino qua fuori nel vestibolo, qua dentro vi assicuro che ci sta tutto. Ho già provato 2 notti, ma giusto per fare un test, perché solitamente lo zaino lo lascio qua fuori, e ci sta veramente una marea di attrezzatura. Come avete visto prima, mentre aprivo, la zanzariera ha una forma tipica, diciamo ad L, per cui molto comoda, crea un sacco di spazio per entrare. E poi niente, vorrei farvi vedere un po' meglio la zona del catino interno, in cui c'è la zanzariera che corre qua sotto. Il catino adesso sembra molto basso perché l'erba sotto è tanto alta, ma vi assicuro che crea degli angoli importanti, quindi in caso di pioggia non entrerà l'acqua, anche perché comunque il tetto è molto spiovente là dietro. Quindi, come avete visto, tenda veramente super spaziosa, e secondo me, questo parere me l'hanno confermato anche altre persone abbastanza esperte di trekking e tende, è una tenda che può essere utilizzata in caso di emergenza magari anche da 2 persone, perché se si vanno a mettere i materassini, diciamo in senso contrario, testa a piedi, e non con la testa e i piedi nella stessa direzione, è uno spazio che può essere sfruttato tranquillamente. Dopo è ovvio che l'attrezzatura deve rimanere completamente fuori, ma ha una grandissima capacità interna, considerando che appunto viene considerato da una persona. Tenda monotelo che ovviamente soffre del problema condensa, come tutte le tende monotelo. Le tende a doppio telo si sa che questo problema lo evitano o risolvono in parte, invece le monotelo purtroppo in diverse situazioni hanno il problema che si crea condensa all'interno. Io per adesso l'ho usata 10-12 notti, adesso non ricordo con esattezza. 2 notti ho avuto forti problemi di condensa, e ovviamente ho passato la notte intera, però mi sono svegliato 2 o 3 volte per asciugare l'interno, perché ovviamente era molto pieno di acqua. Per ovviare a questo problema si cerca di tenere le porte aperte, così la ventilazione è maggiore, però ci sono casi in cui le porte non possiamo tenerle aperte, come quando ad esempio piove, e questo problema si va a formare. Però vi dico, la finestrella che c'è qua sopra e il fatto che comunque una volta chiusa sotto si crei un bello spazio, c'è tanta aria che gira, quindi non è un problema che si verifica ogni volta. Anzi, ripeto, io su 12 notti per adesso l'ho verificato solo 2. È un po' lo scotto da pagare per questo tipo di tende, ma insomma l'importante è esserne consapevoli prima dell'acquisto. Dunque, passiamo un po' ai pro e ai contro di questa tenda. Iniziamo dai pro. Il primo punto a favore secondo me è l'abitabilità, perché essendo una trekking pole tent da una persona ha veramente uno spazio interno allucinante. Tra l'altro, nelle varie notti che ho fatto fuori l'ho paragonata con delle Lanshan e con delle Zipax che avevano i miei amici, e effettivamente è uno spazio veramente ottimo, se non forse il migliore per questo tipo di tenda. Quindi sono super contento perché ho risparmiato peso, ho preso una tenda molto valida, ma lo spazio è super abbondante. Dopo è chiaro che una volta settata vi occuperà anche un po' di spazio nel posto in cui la metterete, però insomma niente di infattibile. Il secondo pro secondo me è il prezzo, perché appunto vi porterete a casa una tenda qualitativamente ottima senza spendere le cifre che vi servono per delle trekking pole tent, e appunto se l'acquistate su Outdoorline, dove l'ho presa anch'io, risparmiate un po' di soldi rispetto all'acquisto negli Stati Uniti. Terzo pro, che è il motivo principale per cui sono passato a questo genere di tende, ovviamente è il peso, perché con 7 etti vi portate a casa una tenda e ovviamente potete sfruttare i bastoncini da trekking, che quelli comunque nella stragrande maggioranza dei casi ce li avete già con voi. So che ci sono tanti che camminano senza bastoncini, ma secondo me ancora il bastoncino da trekking è da utilizzare quando si fanno certi tipi di esperienze. Quindi appunto sì, è una tenda super leggera e vi può far affrontare davvero tantissime situazioni. Ovviamente non è una tenda, chiariamo subito, da alpinismo, da esperienze in alta montagna. È una tenda per far trekking da usare a medie e basse altitudini, e quindi sì, prima di tutto valutate anche questo aspetto. Non voglio che passi l'idea che questa tenda è una tenda da usare in tutte le situazioni possibili e immaginabili in montagna. Ora invece passiamo ai contro, perché ovviamente non è un prodotto perfetto, come tutte le tende hanno dei contro. Il primo ovviamente, che è quello che vi dicevo anche prima, è la condensa, che fa parte un po' della natura di questa tipologia di tende, e insomma ripeto, l'importante è essere consapevoli del fatto che questo tipo di tende comporta il problema della condensa, poi per il resto imparerete un po' a gestirla. Il secondo contro è che ci sono 2 punti di ancoraggio esterni che vi ho fatto vedere prima, aggiuntivi, ma ne manca uno secondo me nella parte posteriore, che risulterebbe anche quello molto utile, anzi forse anche più utile di quelli laterali, per ancorarla ancora meglio in caso di forte vento o comunque di altre necessità. Terzo punto a sfavore è secondo me il fatto che potrebbe essere siliconata già da casa madre. So che magari è un processo molto lungo che le case tendono a non fare per ottimizzare costi
ai tempi, però oggettivamente acquistare una tenda a cifre abbastanza importanti secondo me potrebbe essere comprensivo del fatto che sia già siliconata, però insomma, ripeto, è un'operazione che vi porta via mezza giornata, si può fare, non costa niente comprare il silicone e vabbè, chiudiamo un occhio, diciamo così. Ultimo contro è secondo me il sacchetto nel quale viene fornita questa tenda. Io ho provato a usarlo 2 volte, ho provato a ripiegare la tenda anche in maniera, come dire, ordinata, ma secondo me è inutilizzabile, è troppo lungo, è troppo stretto per poterla rimettere dentro. Io infatti a quel punto ho deciso di usare la pompa di gonfiaggio del materassino perché è molto più comoda e molto più comprimibile, quindi dopo la tenda all'interno dello zaino occupa molto meno spazio. Io mi aspettavo insomma una sacchettina un po' più comoda. Bene, io ragazzi spero di avervi raccontato tutto di questa tenda, di avervi dato un'idea di come mi sto trovando e di che prestazioni può fornirvi. Ah, dimenticavo che i cordoncini, tutti i cordoncini che vedete della tenda sono catarifrangenti, così come gli elementi della toppa che vi facevo vedere prima. Per chi se lo stesse chiedendo, che mi segue magari da un po' e sa che ho anche una Nemo Hornet, la Nemo Hornet non la venderò, non la smetterò di usare, ho semplicemente adesso un'alternativa, ho 2 tende a disposizione, così che nelle varie esperienze che vado a fare magari posso usarne una piuttosto che un'altra, a seconda delle condizioni meteorologiche o di terreno che posso andare a trovare. Quindi la Nemo assolutamente non sparirà, è un'ottima tenda e me la tengo alla grande. Bene ragazzi, io spero di esservi stato utile con questo video, di avervi raccontato un po' questa tenda. Se avete comunque altri dubbi, volete altre informazioni, lasciatemi pure dei commenti qua sotto, così come se anche voi siete degli utilizzatori di questa tenda e volete lasciare la vostra esperienza qui, è cosa assolutamente super gradita sia per me che per tutti quelli che guarderanno questo video. Io vi ringrazio ancora, se il video vi è piaciuto vi chiedo semplicemente di lasciarmi un mi piace e noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video sul canale. Io adesso vado a casa perché sto crepando di caldo. Ciao a tutti ragazzi.